Hello everyone! Welcome to my show! ようこそ、山岸豊です。今日は本物のスペシャリストに聞く本当の話シリーズ第1弾ということで、リカルド・パトレデさんにお話を伺いたいと思います。パトレデさん、よろしくお願いします。今日はお会いできて光栄です。È un vero piacere essere qui con te e con tutti i fan in Giappone. Spero che le mie storie siano interessanti, perché per me il Giappone è sempre stato molto interessante ed è un paese che porto nel cuore. まず一番最初に僕もドライバーなんですごく聞きたかったことがあるんですけれども、レーシングカートからすぐに四輪にステップアップされて、であっという間にチャンピオン取られたっていうヒストリーがあるんですけれども、まずカートからフォーミュラカーはすごく車が違ったと思うんですけれど、その時の一番最初に感じたこと、そしてレーシングカートからフォーミュラカーに乗り換えた時にどのような点で悩まれたのか、どのような点で難しかったか、そしてどんなフィーリングだったのか、当時のことをちょっと昔の話なんですけれど思い出して聞きたいと思います。Ok, ai miei tempi era abbastanza comune che prima di cominciare con la formula si cominciasse con il kart. Per cui quando ero bambino, avevo 10 anni e ho cominciato a girare con il kart. Piano piano sono diventato sempre più bravo, fino a poi nel 74 ho vinto il campionato del mondo e da lì ho deciso di provare a fare una carriera automobilistica. Io credo che per i formulisti, cioè quelli che poi passano alle gare su formula, la scuola del kart sia la migliore scuola che un bambino, un ragazzo può avere, e questo mi ha aiutato molto poi dopo ad adattarmi molto velocemente alle corse in automobili. In effetti sono stato molto veloce nel passaggio dall'ultima mia gara in kart, che è stato ottobre 74, alla mia prima gara in Formula 1, che è stato maggio 77. In 2 anni e mezzo praticamente sono passato dal kart alla Formula 1, che era un passaggio molto veloce, ma in quei tempi era anche possibile fare questo, cioè nel senso che se avevi il talento, perché ci vuole anche del talento, cioè devi essere portato, devi avere delle qualità che ti permettono di essere capace di farlo, c'erano le possibilità di essere molto veloci perché i team manager, quando vedevano un bravo ragazzo o qualcuno che poteva dare dei risultati, investivano su di lui e lo prendevano nella scuderia. E quindi diciamo che per me è stato così, i risultati sono stati subito molto buoni. Dal mondiale kart del 74 ho vinto subito l'europeo di Formula 3 nel 76 e poi soprattutto con una pole position in Formula 2 al Nürburgring nel Northfield. Sono stato notato e mi hanno chiamato alla Shadow per debuttare in Formula 1 a Monaco nel 77. 今ちょうどお話に出たんですけれど、1977年にフォーミュラ1モナコグランプリからデビューされた時のお話を伺いたいんですけれど、初めてのフォーミュラ1グランプリデビューでモナコグランプリっていうのはすごくいろんなプレッシャーとか、それからコースも当然難しいですし、どんなお気持ちでしたか？ Monaco 77 non era certo facile, anche perché la mia esperienza con la Formula 1 era praticamente zero, perché dopo la pole del Nürburgring, ai primi di maggio, la Shadow mi chiede se volevo provare la Formula 1. Io gli ho detto di sì e mi hanno anche detto che se il test andava bene mi avrebbero mandato al giovedì. Ho fatto un test al lunedì, al giovedì sarei stato a Monaco per debuttare in Formula 1. Quindi non ho avuto molto tempo per imparare la macchina, il circuito non lo conoscevo e devo dire che il giovedì, quando sono sceso in pista, è stato molto complicato. Poi però, soprattutto al sabato, le cose sono andate meglio e sono anche riuscito a qualificarmi, che non era una cosa normale, facile, perché c'erano 24 macchine e solo 20
andavano nella griglia. Io sono riuscito a fare il 19° tempo e poi partire nel mio primo Gran Premio, finirlo ed arrivare nono, che insomma come primo Gran Premio a Monaco senza mai aver guidato una Formula 1 penso sia stato un buon risultato. Fondamentalmente credo di essere resistito 17 anni in Formula 1 perché evidentemente il buon Dio mi ha dato delle buone doti e un buon talento, quindi vuol dire che le cose mi venivano facili perché ero predisposto per fare il pilota. Sono rimasto 17 anni in Formula 1, ho fatto 257 Gran Premi, che è stato un record per tantissimi anni, e di questo sono molto orgoglioso perché oltre che anche fortunato per il fatto che le Formula 1 di allora erano anche molto pericolose. Insomma, bene o male siamo ancora qui che discutiamo insieme di Formula 1 e di corse di automobili che magari qualche mio collega è stato più sfortunato e non c'è più. 引き続き70年代のお話なんですけれど、シャドウ、フォード、それからアローズ、フォード、この車っていうのは本当に昔の車ですから、その後80年代にお乗りになられたブラバム BMW ターボ、この辺はもうグランドエフェクトの技術が入っていたと思うんですけれど、70年代の車と80年代の車とどのぐらい、いろんな部分が違うとは思うんですけれど、その車のインプレッションをお聞かせください。 Allora, credo che pochi piloti, anzi forse solamente io, possono essere passati attraverso un'evoluzione tecnica della Formula 1 come è stato per me, perché ho guidato le macchine degli anni 70 e anche con i piloti degli anni 70, quindi stiamo parlando di piloti come James Hunt, Niki Lauda, Mario Andretti, Carlos Reutemann, e delle macchine erano molto basiche e pochissima aerodinamica, e piano piano si è evoluta molto. La prima cosa che è migliorata molto fine anni 80, fine anni 70, primi anni 80 è stata l'aerodinamica, e quando hanno cominciato ad arrivare le macchine con le cosiddette minigonne e gli alettoni laterali sulle pance, e quindi già lì c'è stato uno step in avanti da un punto di vista delle prestazioni della macchina, e subito dopo arriva anche il motore turbo. E il motore turbo, chiaro che ha cominciato a dare delle potenze molto più alte rispetto agli aspirati, rispetto ai Cosworth Ford. E quando ho guidato per la Brabham nel 1983, la BT52, avevamo una versione per i circuiti veloci con una potenza più di 1000 cavalli, 1200 cavalli, quando giravamo a Hockenheim o a Monza, quindi sensazioni molto adrenaliniche, con molta adrenalina, che i piloti di allora avevamo la fortuna di poter vivere. I circuiti sicuramente erano anche belli pericolosi, e diciamo che diventava una sfida tra te, il circuito e la macchina, e sapevi che poteva essere anche molto pericoloso, però il piacere di andare oltre il limite il più veloce possibile, e soprattutto se riuscivi anche a fare la pole position, essere il più veloce di tutti, era una soddisfazione indescrivibile. Ma non è che ci siamo fermati là, perché poi ho continuato, sono arrivato, ho avuto come compagni di squadra Nelson Piquet, Alan Jones alla Shadow, e comunque arrivo nei primi anni 90, dove la macchina, penso, elettronicamente più evoluta è stata la Williams del 92, la 14B con le sospensioni elettroniche attive. E quindi ho visto anche, diciamo, l'elettronica arrivare molto all'interno della Formula 1. Avevo un compagno di squadra molto forte che era Nigel Mansell, e per finire la carriera, proprio per non togliermi niente, ho finito come compagno di squadra Michael Schumacher. Quindi credo che sia dal punto di vista di evoluzione della Formula 1 tecnicamente,
sia anche come range di incontro di piloti. Credo che non ci sia un altro pilota come me che può dire di aver toccato tutte queste aree, diciamo, in praticamente 3 decadi, perché stiamo parlando anni 70, 80 e inizio 90. 今ちょうど80年代のお話も出ましたけれども、初めて、優勝された F1 初優勝されたモナコグランプリ、この時はブラマブ BMW ターボでしたから、ウェットコンディションとかすごく難しい中で、素晴らしい初優勝だったと思うんですけれども、その時のお話と、それから87年に、ウィリアムズ、急にそのお話も決まったはずなんですけれど、ウィリアムズホンダターボにワンレースだけお乗りになっているんですけれども、そのウィリアムズホンダターボの、エンジン特性と BMW ターボのエンジン特性の違いなんかをお話聞かせていただけたら幸いです。1982 è stato Monaco la mia prima vittoria, ed è stata un po' come un gran premio lotteria, perché viaggiavo in seconda posizione dietro ad Alan Prost, e gli ultimi 2 giri ha cominciato a piovere un pochino, quindi l'asfalto è diventato molto scivoloso. E prima Prost fa un incidente alla chicane veloce del porto, e io che sono in testa, senza neanche capire perché, andando molto molto piano al tornante del Loews, mi giro, e in quel momento pensavo di aver perso la possibilità di vincere il Gran Premio. Però poi ci sono state nell'ultimo giro una serie di ritiri, di colpi di scena, che poi mi hanno permesso di ritornare in testa e vincere il Gran Premio. E è stata una sensazione diversa, perché non sapevo di aver vinto, anzi credevo di aver perso, e me l'hanno comunicato solo nel momento che sono arrivato sotto il podio del Principe Ranieri, dicendomi, perché non avevamo le radio come hanno adesso, cioè per cui io ero da solo in macchina e nessuno mi ha potuto dire che io ero il vincitore. Però nel momento in cui sono arrivato sotto al podio, mi hanno annunciato che avevo vinto il Gran Premio, lì è stata una grande felicità, anche perché era l'82 e forse avrei dovuto vincere già nel 78 il mio primo Gran Premio in Sudafrica, quindi molto ma molto prima, ma ritirato là ho dovuto aspettare parecchi Gran Premi prima di essere finalmente vincitore. Quindi ci sono stati degli episodi abbastanza sfortunati che non mi hanno permesso di vincere il mio primo Gran Premio prima. In questo caso sono stato un po' fortunato, ma penso che sia stata anche giusto così, perché partivo in prima fila vicino ad Arnoux con la Renault, e quindi sono stato sempre secondo tutto il Gran Premio. Poi c'è stata la confusione degli ultimi giri, ma comunque penso di essermelo meritato questo Gran Premio del 1982, e quindi è stato molto molto bello. E per quanto riguarda la differenza tra il motore BMW e Honda, i due motori, ho avuto solo purtroppo la possibilità di guidare con un motore Honda l'ultimo Gran Premio del 1987 ad Adelaide, perché praticamente io pilota Brabham, sono stato invitato da Frank Williams a fare un test a Imola, grazie anche alle raccomandazioni di Bernie Ecclestone, dicendo prova Riccardo perché secondo me è un pilota molto valido, e quindi mi permette di fare questo test con la Williams Honda a Imola, dove sono andato molto bene e molto veloce, e in quel momento Frank mi fa firmare il contratto per l'anno dopo, per il 1988. Io ero felicissimo, ero in cielo dalla contentezza, però purtroppo
quando ormai ero già pilota Williams e pensavo che potevo correre nel 1988 con la Williams Honda decide di ritirare i motori dalla Williams per poi darli alla McLaren da Ayrton Senna, e quindi mi ritrovo senza motore Honda. Però ho avuto la possibilità di guidarlo e devo dire, a parte che non è che lo devo dire io, ma i risultati sono stati quelli che si sono visti nell'86 e nell'87, perché hanno dominato il mondiale Mansell e Piquet con la Williams Honda. Era un motore dove il tempo di risposta era molto meglio rispetto al motore BMW. Il motore BMW, avendo solo una turbina, aveva sempre un grosso ritardo nella risposta in accelerazione ed era più difficile da guidare, ma soprattutto il motore Honda era molto più resistente, molto più affidabile, perché quello che ho notato, perché qualche volta allora si usava chiaramente il cambio manuale, che quando facevi qualche fuorigiri il motore Honda non ne risentiva, era veramente molto resistente, mentre invece col motore BMW era molto delicato, bastava 100 giri di fuorigiri che il motore doveva essere smontato o si rompeva. E quindi diciamo che è chiaro, ma bastava vedere poi anche i risultati che ottenevano, che in quel momento lì il motore Honda era il motore numero uno da avere, che però purtroppo per le vicissitudini che ho appena raccontato non ho avuto, perché lo hanno tolto alla Williams per darlo alla McLaren. ちょっとお話は変わるんですけれど、チームオーナーとして、世界的にとても有名なバーニー・クレストンさん、それからフランク・ウィリアムズさん、このお二人とのチームで走られているんですけれども、このお二人についてどんな印象をお持ちなのかお話を聞かせてください。Ok, nella mia carriera ho conosciuto delle persone che sono state molto importanti per il mio successo, e due di queste sono Bernie Ecclestone e Frank Williams. Bernie perché alla fine già ai primi anni della mia carriera, ancora 79-80, avrebbe voluto che io andassi nella sua scuderia, ma ho sempre declinato l'invito perché avevo sempre la speranza di poter andare a guidare per una Ferrari, perché avevo avuto dei contatti con l'ingegner Ferrari, che mi diceva che gli sarebbe piaciuto avermi come pilota. Poi nell'81 non se ne può fare niente di me in Ferrari, allora accetto l'invito di Bernie, che mi fa guidare 82, 83, poi 86, 87, e più, oltre a essere il mio team principal, era anche un mio amico che, come ho spiegato prima, nel momento in cui ha visto l'opportunità che io potevo andare in una squadra vincente come la Williams Honda, è stato il primo a consigliarmi a Frank Williams, e da là ho cominciato poi anche il mio rapporto insieme a Frank Williams. Frank Williams è stata sempre una persona molto... alla Williams dovevi funzionare bene, però c'erano dei ruoli e dei rapporti molto chiari, quindi se tu facevi il tuo dovere bene loro ti rispettavano molto, ed è questo che è successo a me, perché sono rimasto là 5 anni. E chiaramente Frank era in una posizione molto scomoda visto la sua infermità, però sempre molto presente all'interno della squadra e capace di coinvolgere e motivare piloti e meccanici e ingegneri, per cui diciamo che pur essendo scomodo, perché era in una posizione molto difficile, era sempre molto motivatore, ma credo che fosse una cosa che serviva a tutti e due, cioè lui motivava la squadra, ma anche questo grande spirito e passione che aveva per la Williams, per le corse, lo ha aiutato poi a vivere così tanti anni come ha vissuto, in una situazione dove altri probabilmente si sarebbero un po' lasciati andare. Però senz'altro delle persone eccezionali che ho avuto la fortuna di avere come amici e anche come datori di lavoro. まず、80年代に
チームメイトであったネルソン・ピケ選手とホイールトゥホイールのバトルを何度も繰り返されていると思うんですけれど、まずこのピケ選手とのバトルをされた時のイメージ、印象とかを聞かせてください。Allora, io arrivo alla Brava nell'82 e mi trovo come compagno di squadra Nelson, che aveva appena vinto il campionato del mondo dell'81, e quindi diciamo che non era facile arrivare in una squadra dove c'era già un campione del mondo, tanto è vero che lui aveva il numero 1 e io il numero 2. Però con Nelson c'è sempre stato un rapporto molto buono, perché siamo amici tuttora, ma lo eravamo anche quando eravamo in scuderia insieme. Nelson è una persona che devi stare attento a guardarti sempre alle spalle, perché se può ti fa 200 scherzi al giorno, jokes. Per cui mi ricordo che la preoccupazione maggiore era quella di sopravvivere ai suoi scherzi. Poi in pista eravamo dei rivali, perché il primo rivale che tu hai è il tuo compagno di squadra, è sempre il punto di riferimento che tu hai per essere valutato anche dal mondo delle corse, no? Per cui c'è stata molta rivalità, però nello stesso tempo anche molta correttezza dei grandi duelli. Alla fine nel 1983, dopo che ho avuto l'incidente alle acque minerali, che era mi pare al quarto Gran Premio, terzo a Imola, e la squadra ha preso una decisione netta che il pilota che doveva andare per il campionato del mondo doveva essere Nelson, e io avrei dovuto fargli da scudiero e soprattutto da tester di novità del motore BMW. Quindi diciamo così, molte volte le novità, perché dovevamo combattere contro la Renault Turbo di Alain Prost, che il motore era molto più affidabile, diciamo, e comunque molto più collaudato, visto che loro avevano cominciato il progetto nel 1977, e quindi tutte le novità venivano testate sulla mia macchina prima di poi essere date alla macchina di Nelson, per cercare che così, se c'erano dei problemi di affidabilità, succedevano a me e loro potevano vedere qual era il problema per risolvere il problema tecnico, e così darla poi a Nelson, che potesse essere sicuro di arrivare in fondo al Gran Premio. Per cui quell'anno alla fine ho dovuto fare questo ruolo, e in effetti di arrivi alla fine non ne ho avuti molto, perché il mio motore si rompeva spesso. Però con questo sistema poi alla fine siamo arrivati che all'ultimo Gran Premio Nelson si giocava il mondiale contro Prost, e avevamo una macchina molto competitiva, e grazie anche alla tattica che ha studiato Gordon Murray siamo riusciti a partire in prima fila con della differente benzina in partenza, io di più e Nelson di meno. Siamo riusciti a mettere in difficoltà Prost, che poi si è ritirato, e alla fine Nelson doveva solo arrivare alla fine del Gran Premio, e così ho avuto la possibilità anch'io di vincere il Gran Premio, perché per Nelson era importante arrivare e io ho potuto fare la mia corsa libero di ogni ordine di scuderia. 90年代にナイジェル・マンセル選手とそれからアイルトン・セナ選手とホイールトゥホイールのバトルをすごくたくさん僕たちは見せていただいて、で一番興奮したのはやっぱり真剣なポールポジション争いで何度もファーストストラップを刻んだりポールを取られてるんですけれど、この有名なお二人のと戦った印象とか思い出を聞かせてください。Ok, ho corso con tantissimi campioni, Mansell, Senna, Piquet, Prost, ne ho visti tanti. Nigel è stato mio compagno di squadra in Williams, e quindi eravamo dei grandi rivali. Alla fine lui nel 92 ha vinto meritatamente il mondiale, io sono arrivato secondo. Credo che Nigel fosse un pilota che doveva avere
molto supporto morale da tutte le persone che gli stavano attorno e che lo facessero sentire invincibile. Però poteva anche caratterialmente avere dei momenti di debolezza dove poteva essere vulnerabile e magari non così forte psicologicamente. Però nel 92 tutto ha funzionato bene per lui e quindi diciamo che la squadra lo ha supportato molto bene, perché la nostra macchina nel 92 era imbattibile e lui, pilota inglese con un team inglese, diciamo, ha giocato molto in casa da questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda Ayrton, la differenza, qui stiamo parlando di un pilota che in qualsiasi condizione era un fuoriclasse e riusciva anche a non farsi distrarre da niente che poteva girare storto attorno a lui. Quindi in qualsiasi condizione lui riusciva a ottenere il 101% della sua prestazione e devo dire che lo considero, diciamo, al di sopra di tutti i grandi piloti che ho conosciuto insieme a Michael Schumacher. Loro sono per me i due che ho visto riuscivano a fare la differenza e vincere anche con delle macchine che non erano le migliori macchine. E quindi sono due grandissimi campioni, però Ayrton penso che nella sua carriera ha dimostrato che riusciva a fare qualche cosina di più anche con delle macchine meno buone. Per quanto riguarda me contro di loro, nella giornata giusta potevo anche batterli, perché in effetti molte volte ho vinto Gran Premi e sul podio c'era Mansell e Senna dietro di me nei gradini più bassi, e anche nel giro secco molte volte io ho fatto pole position e loro erano dietro di me, quindi su questo sono molto orgoglioso di essere riuscito. Però la differenza che posso parlare di me con un Ayrton o con un Michael è che magari io potevo essere disturbato da qualcosa che attorno non mi creava disagio, non so, che potevano essere anche cose al di fuori dal mondo delle corse, e quindi la mia performance poteva essere molto alta oppure scendere un po' altalenante, mentre invece gente come Schumacher e Senna erano sempre al 101% in qualsiasi condizione psicologica. 90年のサンマリノグランプリと、それから92年の日本グランプリとともに優勝されていますけれども、まずサンマリノグランプリではイタリア人ドライバーとして優勝したっていうその時の感想を聞かせてほしいです。そして日本グランプリで優勝した時の感想も聞かせてください。Ok, San Marino, come hai detto, è il Gran Premio di casa per me, perché è molto vicino a Padova e l'ho sempre considerato come il mio home Grand Prix, il mio Gran Premio di casa. E nel 90 sapevo che potevo essere molto competitivo e la macchina, la Williams 13, era adatta alle caratteristiche del circuito. Nell'83 avevo perso quel Gran Premio, come avevo detto prima, alle acque minerali con la Brabham BMW, e c'è stato molto amaro in bocca perché anche il pubblico tifava molto la Ferrari, perché i piloti italiani contro la Ferrari vince la Ferrari e non i piloti italiani, nel senso che tifano di più Ferrari che piloti italiani. Siccome nell'83 ho avuto l'incidente e ha vinto Patrick Tambay con la Ferrari, diciamo che sono stato un po' preso in giro dai miei connazionali. Però nel 90 finalmente riesco a prendermi una bella rivincita, perché con una gara sono partito non bene, però poi dopo ho conservato le gomme, ho conservato la macchina, alla fine sono riuscito a spingere molto e vinco il Gran Premio, e per me è stata una grossa rivincita, una grossa soddisfazione, perché ho vinto in Italia, ma soprattutto in questo caso il pubblico è stato dalla mia parte ed è stato contento di avermi visto vincere, anche perché secondo c'era Gerhard Berger con la Ferrari.
quindi è stata, diciamo, una bellissima soddisfazione che sono riuscito a vincere il mio Gran Premio di casa. Andando avanti poi 91-92 la macchina è diventata ancora più competitiva e ho vinto a Suzuka l'ultimo Gran Premio che ho partecipato insieme con la Williams, e quindi è stata una doppia soddisfazione aver vinto l'ultima gara che avrei corso per la Williams, e in Giappone anche perché nella mia carriera ho avuto tantissime soddisfazioni, a cominciare dalla Formula 2 del 77, che sono andato nella terra del vostro pilota di allora numero 1 Oshino, e sono riuscito a batterlo. Siamo diventati anche amici proprio perché per questa, diciamo così, battaglia, perché c'è stata molta battaglia per quel Gran Premio lì. E poi in Giappone ho avuto tantissime soddisfazioni, tantissimi bei risultati, ho fatto primo posto, secondo posto, terzo posto, e sempre ho avuto molto calore da parte dei fans giapponesi che ancora adesso mi scrivono, e sono anche contento di essere qui a parlare con voi, perché penso che queste cose saranno dette in Giappone da tutti i miei fans, che credo saranno contenti di rivedermi dopo molti anni. E quindi aver vinto a Suzuka dopo così tanti anni, perché diciamo dal 77 al 92 sono passati praticamente 25 anni, e 25 anni dopo, diciamo, mi sono ritrovato sullo stesso podio che avevo cominciato a essere, diciamo così, popolare in Giappone. Ancora 25 anni dopo mi sono ritrovato sullo stesso podio ed è stato molto molto bello. パトレーゼさんはルマン24時間レースにランチャーで2回、そして日産のマシンを買って戦っていらっしゃったんですけれど、まずそのランチャー時代はまだフォーミュラ1の現役の選手だったと思うんで、そんな時に、このルマンに出るっていうことになった経緯と、それからルマン24時間レースに初めて出られた時の印象と、それから当時のランチャーという車について教えてください。Ok, allora io divento pilota Lancia a fine anni 70, 79, e vengo scelto da Cesare Fiorio come il capitano di questa squadra che nasceva, che prevalentemente aveva piloti italiani. In quel periodo tanti piloti, e ancora prima di me, correvano sia nelle gare di durata, nei prototipi, e anche in Formula 1, per cui non era una cosa così strana vedere che un pilota di Formula 1 correva anche nei prototipi. E la Lancia è sempre stata una macchina estremamente veloce, ma soprattutto per le 1000 km e le 6 ore. Per le 24 ore eravamo sempre un po' in crisi di affidabilità. Tutte le volte che io ho partecipato con la Lancia non sono mai riuscito a finire una 24 ore perché la macchina non riusciva a passare la notte, e dopo, non so, 12 ore eravamo sempre out, proprio perché aveva delle caratteristiche più di gare sprint che di gare tipo la 24 ore di Le Mans, che era una gara che soprattutto a quei tempi dovevi stare attenti ai freni, al motore, cioè non è come adesso che anche a 24 ore di Le Mans si corre come gare sprint perché parti al massimo e arrivi al massimo. Allora le macchine erano più delicate e comunque la Lancia non era stata progettata per finire una 24 ore, quindi diciamo che le mie partecipazioni alle Mans con la Lancia non sono state fortunate, però con la Lancia alla fine su 40 gare che ho fatto in endurance ne ho vinte 9 e sono stato campione del mondo 2 volte Marche, nell'80 e nell'81 con la Lancia Beta Monte Carlo, e vice campione del mondo piloti endurance nel 1982, per cui ho avuto tantissime soddisfazioni ed è una parte della mia carriera che
ci tengo moltissimo perché poi, come ho detto, ero il capitano, tutti i giovani italiani che venivano, diciamo, erano un po' sotto la mia ala e comunque avevo il rispetto del capitano all'interno di quella squadra lì. Con la Nissan è stata un'idea, una volta ritirato dalla Formula 1, di provare a vedere se il mondo delle gare di durata poteva essere qualcosa che mi riempiva, diciamo così, la voglia di tornare a correre, e quindi sono stato contattato dalla Nissan tramite il Tom Waukesha, che era stato incaricato di mettere insieme il progetto, e quindi ho accettato di partecipare a quella 24 ore con la Nissan, però purtroppo il progetto era troppo verde, troppo nuovo, la macchina è stata costruita troppo in fretta e quando siamo andati poi a correre la macchina purtroppo si è dimostrata molto inaffidabile. In quel caso lì nell'altra macchina c'era Hoshino-san che correva anche lui ancora ed è stato un piacere essere in un team giapponese con lui, anche se non eravamo nella stessa macchina, però purtroppo quell'anno la Nissan non è riuscita ad arrivare in fondo alle 24 ore e poi proseguendo il programma poi ha vinto le 24 ore con la 390, è stata una macchina che poi ha avuto delle grosse soddisfazioni. Nel mio caso poi ho visto che insomma ero un po' stanco di andare in giro per il mondo e quindi diciamo che è stata la mia ultima gara da pilota professionista e lì poi per un po' di tempo me ne sono stato tranquillo a casa. では最後に日本についての印象とかいろんなエピソードを聞かせていただきたいんですけれども、初来日された時には、僕も走ったことあるんですが、今と違うコースの富士スピードウェイで、レースをされたと思います。で、その初来日されてから何度か日本のレースを走られて、たくさんいい成績も残されているんで、日本での思い出を教えてください。Il Giappone lo ricordo con tanto piacere, adesso è un po' di anni che non vengo, sarà senz'altro migliorato e comunque sempre molto attivo perché da come l'ho visto quando sono arrivato il primo anno a Tokyo nel 77, che ero un ragazzino, diciamo che è stata la mia prima esperienza con il mondo, perché prima avevo corso solo in Europa e quindi non ero mai stato lontanissimo da casa come è per venire in Giappone. Sono arrivato lì e devo dire che è stato tutto molto particolare, molto diverso, e prima di andare a Suzuka per questa gara di Formula 2 del 77 ho provato anche insieme a dei meccanici a visitare un po' la città, Tokyo, solo che ci hanno spiegato per arrivare a Ginza come si faceva. Il problema è stato tornare, perché purtroppo in quegli anni lì nessuno parlava inglese, nessuno capiva e non c'era una scritta, se non tutte scritte in giapponese, che ti diceva dove bisognava andare per rientrare all'hotel. Per cui ci siamo un po' persi, poi con molte domande finalmente siamo riusciti a trovare qualcuno che ci ha spiegato come tornare a casa. La cosa sensazionale poi era perché da Tokyo per arrivare a Suzuka bisogna pigliare il treno veloce, lo Shinkansen, e allora c'era solo in Giappone quel tipo di treno lì, quindi era una cosa che tutto il mondo aspettava di arrivare in Giappone per vedere il vostro treno, e anche quella è stata quando si vedeva che andava a 240, 260, 300 all'ora, era una cosa che per quei tempi era impensabile che un treno potesse andare così veloce. E quindi il mio rapporto con il Giappone è cominciata con questa, diciamo così, con queste avventure. Lo stesso circuito di Suzuka, c'erano ancora tutte delle casette, dei bungalow, le ricordo ancora, che erano molto tipiche del Giappone, come sono le vostre case di un tempo, no? Che tutte fatte in legno.
per cui insieme ai miei meccanici e al mio team manager abbiamo dormito insieme con una tipica atmosfera giapponese. E sono tutti ricordi che adesso, dopo tantissimi anni, ce li ho ancora dentro e mi fa molto piacere ricordarli. Quindi spero anche di venire presto in Giappone perché un po' mi manca. Thank you for watching. 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。